Salve a tutti, andiamo a modificare un motore di Renault Clio 1800 16 valvole per andare a fare girare invece l'albero del 2000 e andiamo a mettere un pistone del 2000, quindi andiamo a togliere quello del 1600, cioè del 1800, e monteremo delle BL e andiamo a fare un montaggio per poter vedere dove lavorare il monoblocco. Quindi ora andrò a girare il monoblocco e farò vedere dove andare a girare. Quindi questo è il numero che abbiamo del 1800 16 valvole e vediamo di fare la modifica per poter montare il 2000. Qui ci sono le bronzine speciali, quindi vado a vedere di poter fare alloggiare e vedere quello che dobbiamo fare sul monoblocco. E allora, se non ricordo male, ma ora lo andiamo a vedere poi montando l'albero motore, dobbiamo andare a fare qui lungo la parete del monoblocco dei solchi per poter fare l'alloggiamento e passare la biella senza creare difficoltà, perché con la corsa più lunga che abbiamo dell'albero motore la biella va a toccare qua nel monoblocco, quindi dobbiamo fare una gola per poter girare la biella, quindi dobbiamo andare a togliere 1 mm 2 mm di materiale per poter fare girare la biella, e quindi in questo caso dobbiamo fare questo tipo di lavorazione su questi tre lati, e poi da questa parte non dovrebbe modificare tanto, ma anche qui leggermente lo dobbiamo andare a fare. Ora non mi ricordo se da questo lato lo dobbiamo andare a fare pure, però questo è il tipo di lavorazione che dobbiamo andare a fare. Quindi vado a pulire un po' per poter montare l'albero motore e andiamo a vedere dove poter fare. Quindi farò un segno, ne farò prima uno e poi al limite anche nella fase finale della biella andremo a fare sempre quella classica lavorazione laterale per lo scarico dell'olio, lo andiamo a indirizzare verso i cilindri. E allora questo è quello che andiamo a trovare. Questa è la parte superiore e quindi già ho fatto un segno fino a dove posso arrivare. Poi girando tutto viene libero, riscendiamo verso sotto e andiamo a vedere pure qua. Già ho fatto la direzione dove dobbiamo andare a lavorare. Andiamo a vedere che poi qua andiamo ad appoggiarsi con la parte di sotto, vedete, già va a sbattere. Ok, quindi iniziando da questo segno in poi dobbiamo fare un leggero lavorazione di incasso per fare girare la biella. Quindi andiamo a fare 1 2 3 e questo facciamo piccola cosa perché manca il pezzo nel mezzo. D'accordo, iniziamo a vedere, ne facciamo uno e poi dobbiamo lavorare pure là in fondo dove passa nel cilindro lo stelo della valvola e lo stelo della biella. Andiamo a lavorare pure in fondo dove va a passare lo stelo della biella per non andare a toccare lateralmente nel cilindro, quindi faremo pure questa lavorazione. E allora questa è la lavorazione da fare per la rotazione della biella. Vedete questi solchi che iniziano dal cilindro e vanno a finire qui alla finitore del monoblocco, e vedete un po' la profondità che parte da zero e poi arriva in un punto critico che è questo qua da 3 mm e va poi dentro un po' il cilindro perché la biella non riesce a girare qua. Quindi questi tre cilindri sono in lavorazione da questa parte così. Questa parte viene soltanto fatto il pezzo davanti dove passa la circolazione dell'olio, che viene un po' anche smussata qua davanti, sempre nel cilindro per il passaggio della biella,
se andiamo dalla parte di sopra, andiamo a fare pure questa lavorazione di sopra dove passa la biella. Da questa parte andiamo a lavorare soltanto dove la parte che va a lavorare la biella, e anche in questo caso pure, quindi non abbiamo come dall'altra parte qui materiale da andare a togliere, proprio perché c'è questa sagoma di lavorazione dove c'è l'ugello, che è l'espruzzatore che raffredda il cilindro. Da questa parte abbiamo soltanto un tratto da poter lavorare, e in questo ultimo cilindro, che poi sarebbe il primo dal lato volano, visto che la numerazione in questo motore parte dal lato volano, andiamo a fare pure l'invito per la biella. Da questa parte non c'è nulla da fare. Ok, vado a montare le bronzine vado a mettere l'albero per fare l'ultimo controllo. E allora questa è la rotazione finale, anche se mancano due supporti, e lo andiamo a fare vedere. Anche, ripeto, sullo spallamento vediamo non c'è lo spallamento, perché così possiamo spostare l'albero motore da una parte e dall'altra, per vedere se la biella non va ad avere attrito o sbattimento da qualche parte. In questo caso vediamo che la rotazione è già effettuata tutta libera. Vedete già anche come va a funzionare. Qui la distanza l'abbiamo da 2 mm e passa. Da questa parte siamo in alcuni posti, se andiamo a vedere un po' da vicino, in alcuni posti siamo a 2 mm e in alcuni posti sono 1,5 mm, quindi vado ad eliminare quei punti che vanno ad avere un po' di ostacolo. Vedete che con una matita ho segnato dove andare a togliere ancora quel mezzo millimetro per non avere problemi di rotazione, e in questa parte invece finale lo spessore l'abbiamo. Se andiamo a vedere con questa tondino da 2 mm di alluminio, vediamo che l'alluminio riesce a passare all'interno, poi va a bloccare poi verso la fine. Ok, quindi questa è la rotazione e questo è il canale che dovremmo andare poi di volta in volta a creare. Ripeto, è da un po' che non lo andavo a fare, quindi ho dovuto riprendere di nuovo le misure. Questi punti dove sono segnati con la matita è perché i 2 mm vanno a passare giusti, quindi dobbiamo ancora togliere qualche decimo di misura, proprio per portarla a 2 mm di spazio tra la parte della biella in rotazione e il monoblocco. Quindi da questa parte abbiamo questi due punti e dall'altra parte pure qua, vedete? Ancora un punto qui da andare a togliere, proprio 2-3 decimi, per essere sicuri proprio nella rotazione. Qui non c'è bisogno di andarlo a fare, qui nemmeno, e da questa parte va bene. E questo è il lavoro finale che poi si andrebbe ad avere. Ultimo accortezza da fare è qua, vediamo di andare dove c'è questa parte. Abbiamo all'interno una tubazione dell'olio che sarebbe su questo tappettino qua che abbiamo dove va a attaccare l'albero di trasmissione per la pompa dell'olio, e quindi dobbiamo andare a togliere proprio quel materiale giusto per poter passare. Quindi anche da questa parte abbiamo 2 mm, però come lavorazione qui ne abbiamo soltanto tolto qualche millimetro, quindi non arrivare ad avere una lavorazione eccessiva, altrimenti andiamo a forare il passaggio dell'olio. Altra accortezza anche da questa parte, come qui problemi non ce n'è. Dall'altra parte vediamo di andare a fare la rotazione. Abbiamo
il passaggio dell'olio che va a mandare olio nei spruzzatori che qui per il momento sono otturati per non far entrare sporcizia qua. Anche qui dobbiamo stare attenti allo spessore proprio per evitare di andare a forare il passaggio dell'olio all'interno.